Lezione 1. Fare scelte ponderate. Sono d'accordo. Vogliamo fare la scelta migliore per noi. Certamente. È importante essere consapevoli delle nostre decisioni. Quali fattori pensi che dovremmo prendere in considerazione? Innanzitutto, dovremmo valutare i nostri valori e le nostre priorità. È un ottimo punto di partenza. Cosa apprezzi di più nella vita? Apprezzo la crescita personale e le relazioni significative. Sono essenziali. Credo che l'avventura e l'apprendimento siano importanti per me. L'avventura aggiunge sicuramente entusiasmo alla vita. Come si fa a integrarla? Cerco di viaggiare ogni volta che posso. Amplia la mia prospettiva. Viaggiare può essere illuminante. Qual è stata la tua destinazione preferita? Ho adorato visitare il Giappone. La cultura e la cucina erano incredibili. Il Giappone è affascinante. Mi piacerebbe molto visitarlo un giorno. Dovresti farlo. È un viaggio ricco di esperienze intense. Parlando di esperienze, come possiamo garantire che le nostre scelte siano in linea con i nostri obiettivi? Penso che stabilire obiettivi chiari sia fondamentale. Fornisce una direzione. Sì, gli obiettivi ci aiutano a rimanere concentrati e motivati. E se chiedessi consiglio ad altri? Ti sarebbe utile? Può esserlo. Raccogliere prospettive diverse spesso porta a decisioni migliori. Sono d'accordo. Tuttavia, dobbiamo anche fidarci del nostro istinto. Avere fiducia in noi stessi è essenziale nel processo decisionale. Quindi, dovremmo riflettere regolarmente sulle nostre scelte. Assolutamente sì. Riflettere regolarmente ci permette di correggere il nostro percorso. Questa conversazione è stata molto illuminante. Grazie. Lezione 2. Aspettando un amico. Mi dispiace, non so dove sia. Sai quando tornerà? Credo che tornerà tra 30 minuti. Non è troppo tardi? Spero che stia bene. Sì, lo spero anch'io. A volte tende a perdere la cognizione del tempo. Mi suona familiare. Conosco un po' di persone così. Può essere divertente, ma può anche essere frustrante. Esatto. Gli hai mandato un messaggio per fargli sapere come stava? L'ho fatto, ma non ha ancora risposto. Forse è bloccato nel traffico o qualcosa del genere. È una possibilità. Il traffico a Londra può essere imprevedibile. Sì, è possibile. Ricordo che una volta sono rimasto bloccato per più di un'ora. Questa è la cosa peggiore. Aspettare può mettere a dura prova la pazienza di chiunque. Assolutamente. Cosa fai di solito mentre aspetti? Mi piace leggere o scorrere il telefono. Mi aiuta a passare il tempo. Ottima idea. Di solito mi piace osservare la gente. Osservare la gente può essere divertente. Si incontrano così tanti personaggi interessanti. Esatto. Oggi ho già notato un uomo con un cappello rosa acceso.
Sembra delizioso. Mi piacerebbe molto vederlo. Se dovesse passare di nuovo da queste parti, gli farò una foto. Fatelo. Potrebbe diventare una bella storia più avanti. Sì, se ne avrò l'occasione, gli chiederò del cappello. Sarebbe divertente. I cappelli hanno spesso storie interessanti dietro. Davvero? Chissà quale sia la sua storia. Teniamolo d'occhio mentre aspettiamo. Lezione 3. Organizzare una cena a tema. Ottima idea. Forse un tema messicano sarebbe perfetto. Mi piace un sacco. Tacos e guacamole saranno sicuramente un successo. Assolutamente. Ora, pensa al numero di ospiti che dovremmo invitare. Credo che invitare circa 8 persone creerebbe un'atmosfera accogliente. Sembra l'ideale. Permette di conversare e divertirsi. Sì, possiamo allestire un taco bar in modo che tutti possano personalizzare i propri pasti. È un'idea fantastica. Aggiunge un elemento interattivo alla cena. In più, possiamo includere alcune bevande tradizionali messicane, come l'horchata. Riesco quasi a sentirne il sapore. Dovremmo anche mettere delle decorazioni natalizie. Sì, tovaglie colorate e carta da parati papel picado creerebbero un'atmosfera vivace. E non dimentichiamo la musica. Alcune allegre melodie mariachi creeranno l'atmosfera. Esatto, la musica arricchisce sempre l'esperienza culinaria. Dovremmo anche prendere in considerazione un'attività divertente da fare dopo cena. Ottima idea! Forse una partita a lotteria potrebbe essere divertente. Sarebbe perfetto. Potrebbe coinvolgere tutti e rendere l'esperienza ancora più divertente. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io. Questa cena sarà indimenticabile. Creiamo una lista degli ingredienti e delle decorazioni di cui abbiamo bisogno. Sì. Mi occuperò della lista della spesa. E io mi occuperò delle decorazioni e della playlist musicale. Perfetto. Insieme renderemo questa serata indimenticabile. Lezione 4. Preparazione dell'evento. Questo evento sarà fantastico. C'è altro a cui dovremmo prepararci? Ottima domanda. Credo che abbiamo bisogno di una lista di controllo per assicurarci di non tralasciare nulla. Una lista di controllo sembra perfetta. Quali elementi dovremmo includere per primi? Dovremmo iniziare dall'allestimento della location. Deve essere invitante. Sì. L'illuminazione e le decorazioni possono creare un'atmosfera calda. Assolutamente. E la disposizione dei posti? Dobbiamo assicurarci che ci siano posti a sedere sufficienti per tutti. Giusto. È fondamentale per il comfort degli ospiti. Dovremmo prendere in considerazione anche i rinfreschi? Sì, offrire snack e bevande manterrà tutti energici. Posso aiutarti. Ho delle ottime idee per stuzzichini. Fantastico! Gli stuzzichini sono sempre un successo agli eventi.
Che dire del programma o dell'orario della giornata? Dobbiamo delineare le attività in modo che tutti sappiano cosa aspettarsi. Redigerò un ordine del giorno semplice. Manterrà le cose organizzate. Perfetto! Vogliamo che tutto proceda senza intoppi. Dobbiamo prepararci ad affrontare eventuali sfide. Sì, è saggio avere un piano di riserva per le situazioni impreviste. È vero. La flessibilità è fondamentale durante gli eventi. Esatto! Assicuriamoci anche di avere i recapiti dei fornitori. Ottima idea. La comunicazione è essenziale per il coordinamento. Grazie al vostro aiuto, mi sento più sicuro riguardo a questo evento. Grazie. Insieme renderemo questa esperienza indimenticabile. Lezione 5. Personalizzazione delle tue creazioni. Sembra fantastico. Come posso fare? Puoi personalizzare tazze, magliette o persino borse di tela. Davvero? Non sapevo che la personalizzazione fosse così versatile. Sì, ci sono così tante opzioni tra cui scegliere. Secondo te, quale sarebbe il design perfetto per una tazza? Forse una citazione divertente o una foto personale sarebbero perfette. Mi piace tantissimo questa idea. Una citazione divertente può rallegrare la giornata di chiunque. Esatto! Aggiunge un tocco personale che lo rende speciale. E per quanto riguarda le magliette? Che modelli mi suggerisci? Potresti usare colori vivaci e grafiche audaci. Sembra entusiasmante. Mi piacerebbe indossare qualcosa di unico. A tutti piace avere un argomento di conversazione sui propri vestiti. Vero. Può dare origine a discussioni interessanti. E le borse tote sono pratiche. Puoi personalizzarle anche tu. Cosa metteresti in una borsa tote? Potrei scegliere un design che promuova la sostenibilità o la gentilezza. È un'idea adorabile. Diffonderebbe un messaggio positivo. Sì, inoltre, incoraggia gli altri a riflettere sulle proprie scelte. Hai degli strumenti specifici per personalizzare questi articoli? Sì, puoi usare la pittura per tessuti, il vinile termoadesivo o anche la stampa digitale. Sembra fattibile. Potrei provare alcune di queste tecniche. Dovresti farlo. Creare qualcosa da soli può essere molto gratificante. Non vedo l'ora di iniziare a progettare. Cosa dovrei creare per prima cosa? Forse è meglio iniziare con una tazza, perché è facile e divertente. Ottimo suggerimento. Lascerò fluire la mia creatività. Lezione 6. L'equipaggio inesperto. È affascinante scoprire come molti equipaggi navali fossero composti in gran parte da giovani inesperti. Sì, è sorprendente. Avevano ricevuto poco addestramento prima di essere inviati. Esatto. Questo spesso creava difficoltà durante le missioni. Quali furono alcune delle conseguenze dell'avere equipaggi così inesperti? Ebbene, sulla nave c'era spesso confusione e mancanza di leadership.
Ciò deve aver reso le cose difficili nei momenti critici. Esatto. E non essendoci posto sulla nave per soldati o marine, i giovani dovettero adattarsi in fretta. Come sono riusciti a far fronte a tanta pressione? Molti si affidarono al proprio istinto e impararono dai marinai più esperti. Interessante. Hanno ricevuto qualche addestramento una volta in mare? Alcuni lo facevano, ma spesso era una cosa minima. Dovevano imparare sul campo. Sembra rischioso. Ci sono stati incidenti degni di nota? Sì, ci sono stati diversi casi in cui le navi non erano preparate per la battaglia. Deve essere stato terrificante per quei giovani. Certamente. Si trovavano ad affrontare una pressione immensa con risorse limitate. In che modo questa esperienza ha plasmato il loro futuro dopo la guerra? Molti tornarono a casa con competenze preziose, ma anche con profonde cicatrici. È un promemoria del costo della guerra, soprattutto per i giovani. Esatto. Le loro storie meritano di essere ricordate e onorate. Sono d'accordo. La storia ha molto da insegnarci sulla resilienza e sulla crescita. Quindi, cosa pensi che possiamo imparare dalle loro esperienze? Possiamo imparare l'importanza della preparazione e il valore del tutoraggio. Assolutamente sì. Queste lezioni sono senza tempo e attuali anche oggi. Lezione 7. Abbracciare la natura. Ci sono così tante belle opzioni qui. Sembra fantastico. Amo la natura, e questo rende questo posto perfetto. Assolutamente sì. I fiori vivaci e l'aria fresca sono rinvigorenti. Sì, hai qualche posto preferito nella natura? Mi piace fare escursioni in montagna. I panorami sono mozzafiato. L'escursionismo è meraviglioso. Adoro il senso di avventura che trasmette. Esatto. C'è qualcosa di magico nel raggiungere la vetta. Sono d'accordo. Che ne dici di un picnic? È un altro modo meraviglioso per godersi la natura. Sì. Un picnic al parco può essere davvero rilassante. Dovremmo organizzare un picnic presto. Cosa porteresti? Preparerei panini, frutta e bevande rinfrescanti. Sembra delizioso. Porterò degli snack e dei dessert. Perfetto. Un dolcetto può rendere speciale qualsiasi picnic. E potremmo anche portare una coperta su cui sederci. Sì. La comodità è fondamentale quando si sta all'aria aperta. E per quanto riguarda le attività, dovremmo portare un frisbee o una palla. Ottima idea. Aggiunge divertimento e movimento alla nostra gita. Mi piace un sacco. Possiamo anche scattare delle foto per immortalare i momenti. Assolutamente. La natura offre uno sfondo meraviglioso. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io. Assicuriamoci di organizzare presto questa gita. Lezione 8. Esplorazione della sezione panetteria. E naturalmente, nel reparto panetteria potrete acquistare torte, dolci e biscotti. Sì,
Il solo odore è sufficiente a far venire fame a chiunque. Posso già immaginare la delizia. Qual è il tuo dolce preferito? Adoro i biscotti con gocce di cioccolato. Sono un classico. Un classico davvero. Io preferisco una fetta di torta al cioccolato fondente. Sembra delizioso. Hai mai provato a prepararlo in casa? Sì. È stata un'avventura incredibile, ma i risultati ne hanno valsa la pena. Scommetto, cucinare può essere divertente e gratificante. Sì, ma ho imparato che misurare gli ingredienti è fondamentale. È vero, la pasticceria è come un esperimento scientifico. Esatto. Troppa farina può rovinare l'intera torta. Una volta ho fatto una torta che si è rivelata un completo disastro. Quello che è successo? Ho dimenticato di aggiungere lo zucchero. È stata un'esperienza insipida. Oh no! Deve essere stata una delusione. Lo era, ma ho imparato a controllare 2 volte gli ingredienti. Questa è una lezione preziosa. Hai provato qualche nuova ricetta ultimamente? Di recente ho sperimentato una crostata al limone. Era rinfrescante. Sembra delizioso. Adoro i dessert agli agrumi. Grazie. La prossima volta non mancherò di portartene una fetta. Te ne sarei grato. Cos'altro ti piace del panificio? Adoro anche le crostate di frutta. Sono così colorate e invitanti. Sì. Sono come opere d'arte che puoi mangiare. Esatto. Ogni fetta racconta una storia deliziosa. Allora, dovremmo prendere qualche dolcetto da questa sezione di panetteria. Lezione 9. I vulcani delle Hawaii. Sapevi che non tutte le isole hawaiane presentano attività vulcanica? Sì, è affascinante. Tuttavia, ci sono ancora vulcani attivi su 2 isole hawaiane. Esatto. Oahu e la Big Island presentano delle caratteristiche geologiche davvero notevoli. La Big Island è particolarmente famosa per i suoi vulcani, non è vero? Sì. Il Mauna Loa e il Kilauea sono 2 dei vulcani più attivi al mondo. È incredibile quanto plasmino il paesaggio dell'isola. Esatto. Le colate laviche creano nuova terra e modificano la linea costiera. Ho sentito dire che il Kilauea erutta ininterrottamente da anni. È vero. Offre un'opportunità unica per osservare l'attività vulcanica. Mi chiedo come le comunità locali si adattino a vivere vicino a forze così potenti. Devono essere molto resilienti. La cultura è profondamente legata alla terra. Sì, molte tradizioni celebrano il potere di Pele, la dea del fuoco. È interessante come la mitologia si intrecci con i fenomeni naturali. Assolutamente. Aggiunge profondità alla comprensione delle isole. Hai mai visitato uno di questi vulcani? Non l'ho ancora fatto, ma è nella mia lista dei desideri. Voglio vedere le colate laviche.
Sarebbe un'esperienza indimenticabile. Posso solo immaginare la vista della lava incandescente che si staglia contro il cielo notturno. È una vista ipnotica. Organizziamo insieme un viaggio per esplorarla. Mi piacerebbe tantissimo. Imparare a conoscere i vulcani in prima persona sarebbe fantastico. Sì. È un mix perfetto di avventura e istruzione. Lezione 10. Accogliere i festival culturali. Credo che dovremmo provare a partecipare al Prague Spring Music Festival. Sembra un'idea fantastica. Che bel modo di vivere la città. Assolutamente sì. Questo festival offre spettacoli incredibili da tutto il mondo. Mi piace l'idea di ascoltare musica classica in un ambiente così bello. Sì. L'atmosfera sarà elettrica, con musicisti di talento. Hai partecipato ad altri festival durante il tuo viaggio? Sì. Una volta sono andato a un festival jazz a New Orleans. È stato fantastico. Sembra delizioso. Il jazz ha una storia così ricca. Davvero. L'energia della musica dal vivo è ineguagliabile. Quali sono gli spettacoli che ti entusiasmano di più al Festival di Praga? Attendo con particolare ansia i concerti orchestrali. Sono sempre spettacolari. Il suono riempie l'intero locale. Sì. Senti la musica nelle ossa. Dovremmo anche provare la cucina locale durante il festival? Assolutamente sì. Provare i piatti tradizionali cechi renderà la nostra esperienza ancora più indimenticabile. Non vedo l'ora di assaggiare il goulash e il treldelnik. Che delizie! Non dimentichiamoci poi dei dolci locali. Sì, i dolci sono immancabili in ogni festa. Allora, quando inizia il festival? Solitamente inizia a maggio e dura diverse settimane. Perfetto! Dovremmo iniziare a pianificare il nostro programma ora. Sì, assicuriamoci di non perderci nessuno spettacolo. Sarà un'esperienza indimenticabile. Lezione 11. Comprendere le politiche alberghiere. Mi scusi, potrebbe spiegarmi la politica di cancellazione dell'hotel? Sì, è importante saperlo prima di finalizzare la prenotazione. Sembra ragionevole. Cosa succede se annulliamo entro quel lasso di tempo? Capisco. Buono a sapersi. Ci sono eccezioni? Le tariffe non rimborsabili sono più convenienti per le soluzioni più economiche. Vero. Tuttavia, può essere rischioso se i piani cambiano inaspettatamente. Questo è un consiglio saggio. Che dire delle modifiche alla prenotazione? Molto utile. Potremmo voler modificare le date più avanti. Sì. La flessibilità è fondamentale quando si pianificano i viaggi. Grazie per le informazioni. Rende la pianificazione molto più semplice. Sì, è così. Apprezziamo il tuo aiuto. Lezione 12. Prove tramite Ordalia.
Il concetto di sottoporsi a una prova mediante ordalia è davvero affascinante. Sì, certo. Ci sono stati diversi tipi di questo processo nel corso della storia. Quali sono alcuni esempi che hai trovato? Una tipologia comune prevedeva prove fisiche, come il trasporto di oggetti caldi. Sembra doloroso. Qual era lo scopo di tali prove? Si credeva che determinassero l'innocenza o la colpevolezza di una persona. Immagino che fosse un modo per cercare l'intervento divino nei giudizi. Esatto. Se qualcuno sopravviveva, era considerato innocente. Questo è un metodo piuttosto duro per dimostrare il proprio carattere. Sì, solleva interrogativi sulla moralità e sulla giustizia. Ci sono stati altri tipi di prove ordaliche che hai trovato interessanti? Sì, alcune culture usavano i processi in acqua. Ad esempio, se qualcuno affondava, veniva dichiarato innocente. Che strano. Galleggiare significava sentirsi in colpa, indipendentemente dalle circostanze. Sembra certamente ingiusto secondo gli standard odierni. Hai letto di sperimentazioni che hanno coinvolto animali? Sì, alcune società usavano gli animali per mettere alla prova il destino delle persone. Interessante. Come ha funzionato? Avrebbero liberato un animale pericoloso e l'imputato avrebbe dovuto affrontarlo. Posso solo immaginare la paura che si prova in una simile prova. Sì, e questo dimostra quanta fiducia le persone riponevano in questi metodi. È straordinario vedere come la giustizia si sia evoluta nel tempo. Assolutamente sì, abbiamo fatto molta strada nella comprensione dell'equità. Quindi, cosa possiamo imparare da queste pratiche storiche? Oggi dobbiamo apprezzare il valore di un giusto processo e di un giusto processo. Sì. La storia ci insegna a impegnarci per la giustizia e la compassione nei nostri sistemi. Lezione 13. Fare la spesa in modo intelligente. Sono d'accordo. Faccio sempre una lista prima di andare a fare la spesa. Questo è un approccio intelligente. Aiuta a rimanere concentrati ed evitare acquisti impulsivi. Esatto. Senza una lista, tendo a comprare cose di cui non ho realmente bisogno. Anche io. Una volta sono tornato a casa con 3 tipi di formaggio e niente pane. 3 tipi di formaggio. Questo sì che è un impegno serio. Lo era, ma alla fine mi sono ritrovato con una cena molto ricca di formaggio. Almeno avevi un tema per la tua cena. Cos'altro hai incluso nella tua lista? Di solito annoto gli elementi essenziali, come frutta e verdura. Ottima scelta. I prodotti freschi sono essenziali per una dieta sana. Sì, cerco anche di includere qualche spuntino durante la settimana. Intelligente. Pasti e spuntini equilibrati mantengono alti i livelli di energia. Controlli anche se ci sono saldi o sconti prima di fare acquisti. Assolutamente sì. Adoro trovare buoni affari. È come una vittoria. Sì, risparmiare facendo shopping è sempre una buona idea. Hai mai usato i coupon? Possono essere molto utili. Sì,
Tuttavia, devo ricordarmi di controllare la data di scadenza. Questo è molto importante. I coupon possono diventare inutili se dimenticati. E possono anche portarmi ad acquistare cose di cui non ho bisogno. È vero. È tutta una questione di equilibrio e pianificazione. Quindi, qual è la tua strategia per rispettare il budget? Per ogni spesa stabilisco un importo specifico e cerco di rispettarlo. Sembra ragionevole. Inizierò a farlo anch'io. Insieme possiamo condividere suggerimenti e responsabilizzarci a vicenda. Lezione 14. Scegliere la spiaggia perfetta. Sembra fantastico. Quale spiaggia mi consigli? Ho sentito dire che la spiaggia di Black Sands è meravigliosa. Ho sentito la stessa cosa. La sabbia nera, unica nel suo genere, è intrigante. Sì, è creato dall'attività vulcanica, il che lo rende speciale. Posso solo immaginare quanto sia bello il contrasto con l'acqua turchese. Esatto, è il posto perfetto per le fotografie. Ci sei mai stato? Non l'ho fatto, ma è in cima alla mia lista. Dovrebbe essere sicuramente tra le nostre. Quali altre spiagge stai prendendo in considerazione? Mi piacerebbe anche visitare la baia di Anauma. È famosa per lo snorkeling. Sembra emozionante. Mi piace tantissimo l'idea di nuotare tra pesci colorati. Sì, esplorare le barriere coralline è un'esperienza davvero magica. E per quanto riguarda l'accessibilità di queste spiagge? Per raggiungere la spiaggia di Black Sands bisogna fare una bella camminata, ma ne vale la pena. Non mi dispiace un po' di avventura. Il viaggio spesso arricchisce l'esperienza. Esatto. Inoltre, nella baia di Anauma è possibile noleggiare l'attrezzatura per lo snorkeling. Comodissimo. Rende la pianificazione molto più semplice. Dovremmo preparare un picnic per la nostra giornata in spiaggia? Sì. Frutta fresca e panini sarebbero deliziosi. E non dimentichiamo la protezione solare. Non vogliamo scottarci. Assolutamente sì. Proteggere la nostra pelle è essenziale. Sono così emozionato per questo viaggio. Anch'io. Esplorare nuove spiagge sarà un'avventura fantastica. Lezione 15. Lavori estivi per studenti universitari. Molti studenti frequentano l'università, ma durante i mesi estivi la maggior parte di loro svolge un lavoro estivo. Sì, è vero. I lavori estivi possono essere un ottimo modo per acquisire esperienza. Esatto. Che tipo di lavoro estivo stai prendendo in considerazione? Sto pensando di lavorare in una libreria locale. Sembra un'idea interessante. Sembra davvero fantastico. Saresti circondato da libri tutto il giorno. Sì, in più potrei aiutare i clienti a trovare la loro prossima lettura interessante. Pensi che avrai tempo per leggere mentre lavori? Spero di sì. Mi piacerebbe molto inserire qualche capitolo durante le pause. Ottimo piano. Hai mai lavorato nel commercio al dettaglio?
Non l'ho ancora fatto, ma sono entusiasta di imparare. Il commercio al dettaglio può essere impegnativo, ma può anche essere divertente. Vero, interagire con i clienti può dare origine a conversazioni interessanti. Sì. Una volta lavoravo in una gelateria e le storie erano infinite. Sembra delizioso. Qual è stata la parte del lavoro che ti è piaciuta di più? Mi sono divertito a creare nuove combinazioni di coppe gelato e a osservare le reazioni dei clienti. Deve essere stato gratificante. Immagino i sorrisi. Sì, lo era. Quali competenze speri di sviluppare nel tuo lavoro estivo? Voglio migliorare le mie capacità comunicative e imparare a gestire l'inventario. Sono competenze preziose. Ti saranno utili in futuro. Spero di sì. E tu, hai progetti di lavoro per l'estate? Sto valutando un tirocinio correlato al mio campo di studi. Fantastico! Gli stage possono offrire grandi opportunità di networking. Sì. Credo che sia un passo fondamentale per la mia carriera. Ci aspettano entrambi delle estati entusiasmanti. Certo. Sfruttiamo al meglio le nostre esperienze estive. Lezione 16. Celebrare le tradizioni. Durante la festa si gioca ai tradizionali giochi da festa, non è vero? Sì, aggiunge un sacco di divertimento ai festeggiamenti. Qual è il tuo gioco preferito a cui giocare durante questi incontri? Adoro giocare a sedie musicali. È sempre divertente guardarlo. Il gioco delle sedie musicali può essere molto competitivo. Ricordo l'ultima volta che ci ho giocato. Hai vinto? L'ho fatto. Ma ci ho provato per un pelo. Sono quasi caduto. Sembra esilarante. Pagherei per vederlo. L'espressione sul mio viso era impagabile. Quali altre attività ti piacciono? Mi piace anche raccontare storie. Condividere storie della nostra cultura è arricchente. Assolutamente sì. Mantiene vive le nostre tradizioni e ci lega alle nostre radici. Hai una storia preferita che ti piace condividere? Sì, ce n'è una che parla di un coniglio intelligente che supera in astuzia un leone. Sembra intrigante. Adoro le storie con animali intelligenti. Spesso insegnano lezioni preziose, non è vero? Sì, l'umorismo unito alla saggezza danno vita a racconti memorabili. E il cibo? Hai un piatto preferito che viene servito durante le feste? Adoro il tradizionale budino di riso. È delizioso e confortante. Il budino di riso è un classico. Mi piacciono le spezie che vengono aggiunte. Sì, creano sapori deliziosi. Allora, dovremmo preparare insieme alcuni di questi piatti la prossima volta. Sembra un'idea fantastica. Cucinare insieme è sempre divertente. Possiamo anche invitare gli amici a unirsi a noi per una festa di cucina.